Ciao a tutti, Ciao. sono Carlo Settigarribia, benvenuti a un nuovo video. Mi trovo qui con Silvia Vespucci che, come già avete visto, è chi mi aiuta a fare tutti questi video. Come stai, Silvia? Tutto bene. Quindi dimmi, cosa lavoriamo oggi? Allora, oggi lavoriamo con Tadan, croce e delizia per i tangheri, che è la milonga divertente, piace un po' a tutti, alcuni però hanno un po' paura, no? A ballarla perché dicono che sia difficile. E qui con Carlos proviamo quindi a spiegarvi dei movimenti semplici che potete utilizzare per ballare la milonga. E in particolare utilizzeremo quegli accenti che abbiamo studiato nel video precedente. Quindi, se non lo avete ancora visto, che devono fare? Clicchiamo qui sopra. Cliccate sul link di sopra e godetevi la prima mini lezione sugli accenti della milonga e provate poi con noi a fare il passo che vi stiamo per mostrare. Ok, e l'accento scelto per oggi è questo del 1 pausa 2 3. Io personalmente scelgo questo tipo di accento per rallentare la Quando c'è il milonga. fiatone. Sì, anche così, quando ci sono quelli momenti, no, di melodia che ci sono dentro della milonga, come ci sono dentro del tango, ci sono dentro del vals, no? Niente, andiamo a vedere il Vediamo. primo movimento e Yes. poi lo analizziamo insieme. Pelo florido al cuello y zapatos de arolado, cantaba sentidos tango con su voz sentimental, y allá en su barriada humilde le llamaban el zorzal, y en noches le cantaba su arrabal. Ok, questo primo movimento che avete visto lo facciamo attraverso dei passi in diagonali e aperture. E il passo in diagonale lo facciamo con il tempo 1, con questo che utilizziamo è l'1 e la pausa, mentre per fare l'apertura utilizziamo il 2 e 3. È un movimento semplice, ma dobbiamo fare attenzione a dei piccoli dettagli. Per esempio, no? Quando il leader va verso il suo lato destro, è importante fare un'apertura più lunga che quella che fa il follower. Contemporaneamente dovrò aprire un po' l'abbraccio per andare di una maniera più comoda alla diagonale. E il follower invece, Carlos, che deve fare? A parte stare attento a reagire e a dialogare con il leader. In questo caso tu sei la follower. Ma tu sei il maestro, quindi fai il tuo lavoro e spieghi. Ok, va bene. In questo caso il follower, no, deve essere attento nel momento in cui io apro l'abbraccio per aprire anche il follower un po' l'abbraccio. Cosa succede se il follower non apre l'abbraccio quando il leader lo propone? Facile, l'asse rimane verso il leader e il leader non potrà andare in una maniera comoda. Quindi noi quando facciamo qualsiasi movimento su questo lato, sul lato chiuso, no? Come le chiamo io, dobbiamo rimanere sul nostro asse. Se il nostro asse va verso l'altro non avrà spazio per passare su quella diagonale. Senti prof, abbiamo visto un movimento su un accento, ma immagino che tu ci possa proporre un altro movimento, sempre con lo stesso accento? La idea sarà sì, non rimanere solo con un movimento, sino provare a fare un altro movimento. Andiamo a vedere il seguente movimento. Il seguente movimento e poi lo analizziamo della stessa maniera che avevamo analizzato il primo. In questo secondo movimento si inizia attraverso una doppia apertura. La prima apertura, no,
che faremo sarà con il tempo 1, mentre nella seconda faremo il tempo 2 e 3, no? Quindi la prima apertura è più grande, È la prima più grande, esatto. la seconda apertura nel 2-3 sarà più Più piccola, veloce, più veloce. anche più veloce per accentuare l'1, 2, 3. Come fa il leader a far capire al follower le diverse aperture? Come fa a comunicarglielo al follower? In questo caso è importante come il leader utilizza questo lato dell'abbraccio per farle capire al follower la intensità del movimento. Come così il follower deve reazionare subito quando il leader porta a una dinamica o a un'altra. A ver, per resumirlo un po', no? Il mio lato dell'abbraccio si muove insieme a me per fare capire a lei la intensità del movimento, che non è stesso che spingere all'altro. Allora, questo è stato la prima parte, l'apertura. Poi, in una seconda parte abbiamo fatto un rebote cruzato, in cui la prima diagonale del rebote facciamo il primo tempo, il tempo più lento, mentre quando torniamo indietro utilizziamo il 2 e il 3. È sempre lo stesso accento, quindi 1, pausa, 2, 3. Esattamente, in questo capitolo vedremo solo questo accento. Quindi sintetizzando, Carlitos, abbiamo visto due movimenti diversi che possiamo abbinare ad un unico accento, che è quello 1, pausa, 2, 3. Questi tipi di movimenti si adattano a quella parte della milonga che è un po' più lenta, un po' più melodica, più tranquilla. No, esattamente, sì. Non è un accento per farlo tutta la milonga, no? Per ballare, sì, certo, un brano intero, no? Sì, perché non c'entra con la ritmica della milonga, no? Però sì, è buono sapere che esistono, no? Altri diversi accenti che possiamo approfittare dentro della milonga. Utilizzare in una milonga. Ok, vi ricordo che se avete qualche domanda potete scrivere sul mio canale che vi risponderò velocemente. Anche nei commenti, no? Così anche... magari le domande di un singolo possono essere lette da più utenti. Anche vi ricordiamo che se vi piace il video non dimenticate di mettere un like, anche di condividere questo video. Ti ringrazio Silvia un'altra volta per questo nuovo video. E ci vediamo al prossimo giovedì. Vi lasciamo qui due video, uno a sinistra e uno a destra, che abbiamo realizzato in questi giorni e speriamo possano piacervi. Noi ve li consigliamo. Ragazzi, non dimenticate di praticare tutto questo che stiamo facendo per voi. Ciao a tutti!